Supponiamo che per un nostro lavoro di grafica abbiamo la necessità di importare una palette predefinita, come vedete questa, che deve essere identificata precisamente con dei codici, quindi i colori non possono subire variazioni. Per fare un lavoro preciso quindi dovremo importarla in Inkscape in modo da averla a disposizione ogni volta che riapriamo il programma. Per fare questo sono necessari alcuni passaggi che vi illustro in questo momento. Allora, si apre Inkscape e si importa il file che avete visto, che è sul desktop, colori regia, eccoli qua. Possiamo togliere questa inutile pagina di riferimento, questo bordo di riferimento, andando nelle proprietà del documento e eliminando lo Show Page Border. Questo lo mettiamo un pochino più su, ci avviciniamo. Sono 6 colori da importare e noi faremo 6 rettangoli. Innanzitutto ne facciamo uno e lo mettiamo il colore di riempimento indefinito e ne creiamo dei cloni, esattamente, quindi 6, ecco qui 1, 6, distanziati per riga del 10% sull'asse delle y e per colonna del 10% sull'asse delle x, e li creiamo. Chiudiamo le cloni in serie e con il tasto cancella eliminiamo l'originale. Nelle properties, se sono settate in modo giusto, nel comportamento dei cloni, questo deleting original clones deve essere are unlike. Significa praticamente che una volta cancellato l'originale i cloni si sganciano automaticamente e diventano delle entità proprie praticamente. Adesso assegniamo i colori. Clicchiamo sul primo, prendiamo il contagocce e clicchiamo e trasciniamo giusto per avere una mediana. Per non uscire e entrare dallo strumento e selezionare il rettangolo ogni volta, basterà cliccare Tab e viene, eccolo qui, selezionato questo secondo rettangolo, a cui diamo questo secondo colore. Ripetiamo l'operazione fino in fondo e noi avremo la prima palette dei colori con Escape. Usciamo dallo strumento. Questa è la nostra palette che dovrà essere poi inserita nella palette di Escape. Salviamo innanzitutto per precauzione questo nostro documento, lo chiamiamo schema, innanzitutto lo salviamo come SVG, ma adesso salviamo come palette vera e propria. Togliamo quello che non è necessario e lo salviamo, save as, stavolta come palette di GIMP. Questo era già selezionato per una mia precedente lavorazione. GIMP palette è proprio questo. Facciamo save, lo salviamo sul desktop. Adesso dobbiamo chiudere il programma. Alla prossima riapertura avremo la palette caricata dopo aver fatto la procedura che vi sto per spiegare. Dove va inserito questo schema GPL, questa nostra palette? Va inserita nella cartella palette di Inkscape. Sul Mac la troviamo in applicazioni, Inkscape, si clicca il tasto destro, mostra contenuto pacchetto, quindi Contents, Resource, Share, Inkscape, Palette, e quindi clicchiamo e trasciniamo qui nel mezzo, lo spostiamo. Perfetto. Adesso è nella lista delle palette di Inkscape. Teniamolo aperto per una nostra convenienza futura. Apriamo nuovamente Inkscape con lo schema SVG. Ok, il nostro schema che abbiamo salvato precedentemente. Vediamo se ha caricato correttamente la palette. Eccola qui, questi sono i nostri colori. Eventualmente possiamo anche averli come swatch, edit, view, swatch, eccoli qua. Eventualmente li dovremmo selezionare se non fossero già preselezionati.
Se l'abbiamo quindi qui nella barra delle palette o come swatch, questo ci rende abbastanza facile il compito. Però c'è un'altra cosa da dire, che noi abbiamo qui dei nomi e dei codici e qui invece abbiamo semplicemente dei codici RGB e quindi potremo non essere così intuitiva la selezione del colore. Qui i colori sono abbastanza facili, ma solitamente possiamo avere anche palette di 30 colori con sfumature molto simili di verde o di giallo, quindi bisogna identificarli univocamente. Come si fa? Allora, equalizziamo un momento, o meglio riduciamo la finestra e andiamo ad aprire il nostro schema CPL con un editor di testo. Ok, qui abbiamo i nostri codici RGB dei colori, questo in esadesimale, e dobbiamo tradurli semplicemente. Vediamo un po'. Questo è il 256 eccetera eccetera eccetera, che corrisponde, qui magari nella finestra si vede non benissimo, ma è il terzo colore, verde oliva scuro, e quindi lo scriviamo qui. Poi questo è a questo codice qui 814 ed è il nocciola. Ho nominato tutti i nostri colori con un nome preciso di riferimento. Salviamo il nostro file e lo chiudiamo. Chiudiamo anche Escape e lo riapriamo. Allarghiamo, aumentiamo un po' la visuale e vediamo che allo scorrimento dei colori questi avranno un loro nome, che ci rende molto più facile la scelta nel caso appunto si debba dipingere un velivolo in nocciola chiaro, sappiamo già che è questo. Questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, grazie e alla prossima.